EasyYard è il nome dello Yard Management System di Replica Sistemi, è una soluzione dedicata alla gestione dei mezzi che transitano all'interno dei piazzali logistici. Tra le principali installazioni che vedono questo sistema applicato c'è quella di Eurovo, un'azienda che opera nel settore alimentare degli ovoprodotti. EasyYard consente di gestire il processo di gestione di un mezzo a partire dal booking, ovvero la registrazione che viene resa possibile dall'utente esterno, quindi il fornitore, il cliente, il trasportatore, il quale si collega con le proprie credenziali sulla piattaforma web di EasyYard ed inserisce la prenotazione per effettuare l'attività di carico o di scarico presso il plant di arrivo. Tra queste informazioni andrà a imputare un trasportatore che sarà l'azienda incaricata del trasporto. Indicherà inoltre l'ordine d'acquisto o l'ordine di vendita oggetto dell'attività. Indicherà il tipo materiale in consegna o in ritiro, il numero di viaggio, la data prevista dell'attività di carico-scarico, lo slot di prenotazione e avrà la visione dei soli slot disponibili in quella giornata desiderata. Una volta terminato l'inserimento di tutte queste informazioni, il trasportatore riceverà un'email riepilogativa della prenotazione. All'interno ci saranno le informazioni utili al trasporto. A quel punto nella prenotazione sarà possibile visualizzare il magazzino di riferimento al quale il trasportatore e l'autista ci dovrà recare, il nome dell'azienda che effettuerà il trasporto e la data nello specifico. Il tagliandino potrà essere presentato da parte dell'azienda trasportatore e dell'autista all'azienda alla quale dovrà effettuare l'attività di carico o di scarico. Sarà presente sulla ricevuta anche il QR code che potrà essere presentato e scansionato a totem. Il trasportatore potrà a questo punto effettuare l'accesso al sistema EasyYard inserendo le proprie credenziali. Il trasportatore avrà visibilità delle prenotazioni a egli assegnate e potrà visualizzare l'elenco delle prenotazioni sui magazzini ai quali ha avuto l'accesso. Il viaggio di riferimento potrà essere visualizzato, il trasportatore potrà andare a inserire le informazioni dell'autista che si presenterà al plant, entrando in modalità di modifica del viaggio. A questo punto potrà andare ad identificare lo slot orario al quale si presenterà presso il plant cliente, andrà a inserire il numero di telefono che verrà utilizzato per contattare l'autista che si presenterà al plant. Nel momento in cui l'autista si presenta con il proprio veicolo in un'area di sosta esterna all'azienda, si parcheggia e va di persona presso il totem di registrazione. Con in mano la ricevuta del booking, scansiona il QR code di prenotazione ed il sistema in quel momento recepisce le informazioni in nostro possesso relative al booking appena scansionato. Il processo di registrazione è semplice ed intuitivo grazie anche all'uso di pulsanti chiari e ben definiti. Inoltre il totem è multilingua e quindi permette agli autisti di diverse nazionalità di effettuare la registrazione. Possiamo richiedere agli autisti svariate informazioni, tra cui il nominativo, la ditta di appartenenza, il tipo mezzo e la targa del mezzo, il tipo di operazione da effettuare che può essere carico, scarico o entrambi, la classe del materiale e altre informazioni, tra cui anche il numero di cellulare. Il processo e la configurazione di queste informazioni sono dinamici, possiamo infatti decidere a priori cosa chiedere e quali informazioni saranno obbligatorie e quali facoltative. Alla fine del processo di registrazione possiamo far sottoscrivere all'autista le clausole di privacy in linea con la normativa vigente. Possiamo inoltre far verificare il numero di cellulare dell'autista tramite l'invio al suo cellulare di un codice OTP. Quando sarà arrivato il turno dell'autista per entrare in azienda, verrà avvisato tramite un SMS sul proprio smartphone. Al termine del processo di registrazione verrà stampato un tagliandino contenente un QR code. Questo QR code potrà poi essere utilizzato nelle fasi successive di registrazione e pesata dell'azienda. Inoltre potrà essere letto tramite il lettore di codice a barre presente sul totem. È presente anche una versione con un lettore di scheda RFID. Infine è possibile effettuare la registrazione anche tramite smartphone direttamente dal proprio dispositivo. Questo processo serve per accelerare la fase di registrazione e per evitare casi di affollamento al totem, soprattutto in questo periodo. Una volta terminato il processo di registrazione al totem e confermate una serie di informazioni aggiuntive come ad esempio i documenti relativi alla sicurezza interna al plant, l'azienda
avrà la possibilità di intercettare tutte le persone che si trovano di persona, fisicamente, nell'area di sosta esterna all'azienda e quindi pronti e disponibili a poter essere chiamati per poter effettuare le attività di carico e di scarico. Ci possono essere dei casi intermedi per i quali esistono delle fasi, come ad esempio il controllo qualità della merce trasportata dai diversi mezzi di trasporto, che devono essere rispettate prima di consentire l'effettiva chiamata in baia. Dall'ufficio controllo qualità oppure dal laboratorio, in questa fase può partire una chiamata al mezzo, quindi all'autista, per poter effettuare il controllo della merce. In questa fase l'autista riceve sul proprio smartphone l'SMS, ovviamente tradotto in lingua, con la richiesta appena inoltrata dall'ufficio. L'autista quindi si presenterà fisicamente ed effettuerà la consegna appena richiesta. Terminato il controllo qualità, l'ufficio andrà ad indicare al sistema se la merce è da considerarsi idonea oppure no. Nel caso positivo, sarà poi il magazzino a poter effettuare in autonomia la chiamata del mezzo per l'accesso in baia. Valore aggiunto del software non è solo gestire le informazioni relative alla tracciabilità dei mezzi in azienda, ma anche quella di gestire tutte le informazioni a supporto della qualità, quali nel nostro caso i 3 carichi precedenti e la conformità del mezzo in arrivo. Grazie ad EasyYard, gli uffici interni si passano le informazioni in maniera efficiente, in modo tale da capire da quale momento in poi possono iniziare a governare il proprio processo. A seguito della chiamata, l'autista riceverà tramite SMS l'indicazione di quale baia raggiungere e quale tragitto interno effettuare per poter raggiungere la baia indicata. Nel momento in cui l'autista riceve la chiamata in baia, il sistema EasyYard consente di autorizzare quel determinato mezzo, quella determinata persona, all'accesso in deposito. L'autista con il proprio veicolo in questo momento si presenterà presso il varco d'ingresso e a seconda delle policy di accesso previste all'interno del plant, faccio l'esempio di sistemi per la lettura delle targhe, sistemi di riconoscimento badge, sistemi di riconoscimento QR code o barcode della prenotazione inserita, l'autista sarà autorizzato in modo automatizzato oppure presidiato da personale addetto all'accesso in deposito. Prima di arrivare in baia, alcune aziende richiedono al mezzo di transitare presso una pesa. Ci troviamo nell'area di pesatura dove l'autista si posiziona con il proprio mezzo per rilevarne il peso. L'autista rimane in cabina, si affianca al totem e grazie al QR code stampato sul cedolino di ingresso si identifica. Il sistema, una volta identificato l'automezzo, rileva il peso. Il peso viene registrato nel database associato alla registrazione in ingresso e l'automezzo può proseguire. In questa fase il sistema può interagire con eventuali sistemi esterni, come ad esempio il sistema gestionale, per comunicare il dato appena acquisito. Nel momento in cui questi dati vengono gestiti, l'autista può così procedere verso la baia indicata. Effettuate le attività di carico o di scarico, il magazzino o più in generale l'ufficio interno ha modo di esitare anche eventuali ulteriori controlli che possono essere effettuati sul mezzo o sulla merce da ricevere o da caricare. In EasyYard è possibile configurare e personalizzare delle eventuali checklist di controllo per le attività di carico e di scarico che devono essere effettuate. Fino a questa fase in EasyYard sono stati aggiornati tutti gli stati del mezzo stesso, a partire dallo stato presentato, che si è aggiornato nel momento in cui l'autista ha terminato la propria registrazione ad una portineria piuttosto che al totem per il check-in, lo stato entrato, che si aggiorna in automatico nel momento in cui il personale addetto o l'automazione tramite controllo accessi ha dichiarato entrato effettivamente il mezzo all'interno dello stabilimento, lo stato attraccato, che si aggiorna nel momento in cui il magazzino effettua la chiamata del mezzo in baia, lo stato fino attracco, che può essere aggiornato manualmente oppure avanzato da un sistema gestionale esterno. Terminate le operazioni in baia, l'autista ha la possibilità, se richiesto, di transitare presso una pesa. Prima di poter autorizzare un mezzo ad uscire da uno stabilimento è molto importante dichiarare quali sono le regole con cui autorizzare un mezzo all'uscita.
Le più importanti sono l'autorizzazione di un mezzo all'uscita solo nel caso in cui effettivamente il documento di trasporto è stato generato e consegnato fisicamente oppure digitalmente. Sotto queste condizioni è quindi il sistema EasyYard che governa le autorizzazioni del mezzo in uscita e ne permette il rilascio in modalità manuale oppure automatizzata. EasyYard è lo Yard Management System di Replica Sistemi ed è una soluzione che può essere installata standalone oppure può essere aperta ad integrazione con diversi sistemi gestionali. EasyYard è una soluzione in continua evoluzione. Grazie all'installazione dai nostri clienti che operano in diversi settori si arricchisce di sempre nuove funzionalità.